Aprì lentamente le porte a vetri che davano sulla terrazza. Sembrava la fine del mondo. Mi voltai e mi avvicinai al letto. Poi mi sedetti sul bordo. Mentre Will guardava fuori, mi chinai e dolcemente lo attirai verso di me, mettendogli una mano dietro il collo. Poi, con il viso ancora un po' umido, salì sul letto accanto, così vicina che le mie gambe sfioravano le sue, e insieme guardammo la strinatura bianco-azzurra dei fulmini che si abbattevano sulle onde, gli scrosci argentei di pioggia. Cercai la mano di Will e la strinsi nella mia. Restai distesa in silenzio, ascoltando il suo respiro lento e profondo, il suono della pioggia in sottofondo, sentendo il calore delle sue dita intrecciate alle mie. Infine mi voltai sul fianco, distogliendo lo sguardo dal mare e rivolgendolo a Will. Lui girò la testa per guardarmi nella penombra. Cercai semplicemente di esistere, di lasciare che le sensazioni di quella sera mi attraversassero. Non so quanto tempo restammo così a guardarci. E poi lo baciai. Benvenuti nella lettura sotto la pioggia. Non si nota, però si può sentire, credo. E niente. Spero vi sia piaciuta, è una cosa molto 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 veloce. E io prima di te, tutto sottovoce. E alla prossima lettura emozionante sotto la pioggia. Perché questo pezzo è il temporale, molto importante. Naturalmente il bacio non c'è nel libro, però ce l'ho messo io perché nel film c'è, è bello che si baciano quando c'è il rumore della pioggia sotto. Sono passati 2 giorni dal nostro picnic. 2 giorni da quella promessa. Non mi lascia andare in ufficio e così lavoro a casa. Metto da parte sulla scrivania la pila di lettere di presentazione di nuovi autori che stavo leggendo e sospiro. Christian e io non siamo più entrati nella stanza dei giochi dalla volta in cui ho dovuto usare la safe word. Eppure ha detto che ne sente la mancanza. Beh, anch'io. Soprattutto adesso che vuole esplorare i miei limiti. Arrossisco al pensiero di che cosa può implicare una cosa del genere. Lancio un'occhiata al tavolo da biliardo. Ah sì, non vedo l'ora di esplorarli. I miei pensieri sono interrotti da una musica dolce e appassionata che risuona nell'appartamento. Christian sta suonando il pianoforte. Una melodia che riconosco, ma che non gli avevo mai sentito suonare prima. Mi avvicino in punta di piedi sulla soglia del salone e lo osservo suonare. È il crepuscolo. Il cielo è di un rosa opulento e la luce si riflette sui suoi capelli colore del rame brunito. Christian è di una bellezza mozzafiato, concentrato sulla musica, ignaro della mia presenza. Negli ultimi giorni è stato così disponibile, così attento a offrirmi le sue giornate, i suoi pensieri, i suoi progetti. È come se avessi rotto una diga e cominciato a parlare. So che tra pochi minuti verrà a controllare come sto e questo
mi suggerisce un'idea. Corro nella nostra camera togliendomi tutto quello che ho addosso, fino a rimanere solo con le mutandine azzurre di pizzo. Cerco una camicetta azzurra e me la infilo in fretta. Entro nella cabina armadio e tiro fuori dal cassetto i jeans scoloriti di Christian, quelli della stanza dei giochi, i miei preferiti. Caspita, la vita non sarà mai noiosa con Christian e io mi sento pronta per il lungo viaggio che ci attende. Amo quest'uomo. È mio marito, il mio amante, il padre di mio figlio. A volte è il mio dominatore. È il mio Mister 50 sfumature. Spero vi sia piaciuta questa letturina, e vi dico le pagine. Allora, ho letto da pagina 564, 565 con il taglio pagina 567. Spero vi piaccia. Alla prossima lettura estiva, cioè brevi letture di pochi minuti, dove narro solo io, ecco, una cosa molto breve, solo per dare un po' di colore all'estate, e riscoprendo anche libri vecchi, oltre questo, oltre ai 50 sfumature di rosso, perché stiamo continuando con le nostre letture. Vorrei riportare qualche libro vecchio che non abbiamo diciamo doppiato, cioè tanti anni fa, come Scrivimi ancora e altri libri, come anche Colpa delle stelle, sì. Spegne il motore e scende. Io, come al solito, resto impietrita in auto. Ancora una volta mi trasformo in una statua da sabbia. Me lo ritrovo accanto allo sportello. Lo apro e mi porge la mano per scendere. Ci impiego qualche secondo prima che infili la mia. Le nostre mani si sfiorano e il mio corpo risponde con un brivido lungo la schiena. Metto giù una gamba, poi l'altra e scendo tremando. Damon, mi chiamo Damon Blake. Si china e con le labbra, delicatamente, mi sfiora il dorso della mano. I nostri nomi risuonano come le più improbabili delle combinazioni, come un bizzarro scherzo del destino. Il demone marcia impavido alla conquista del giardino dell'Eden e non avrà pace finché il suo potere non regnerà sovrano. Ho giudicato con troppa fretta la scelta di Emma. Il peccato originale era inevitabile se il demone che la tentò aveva un aspetto simile, il suo temperamento, un tale magnetismo. Il suo baciamano è qualcosa di diabolico, dal sapore antico e dimenticato. Le labbra calde rimangono a lungo sulla mia pelle, il suo sguardo, fisso nel mio, mi lacera, esattamente come farebbe una grossa spada trafitta in pieno petto. La sua bocca bacia sulla mia mano e penso che forse sarebbe un dolce veleno sulle mie labbra. Vorrei avere la forza di reagire. Questo è il primo estratto. Bravi! Grazie. Ciao ragazzi, questo è un video speciale, è una lettura live. Come molti di voi mi chiedono, quando uscirà After, vogliamo After, ecco, di solito io faccio uscire una settimana 50 sfumature, una settimana After, però ci sono dei problemi, qualche volta per la disponibilità di Barone, altre volte mia. Comunque sta di fatto che ultimamente ci stiamo dedicando di più sulla lettura di Io prima di te, perché a settembre esce il film. Però, allora, già abbiamo doppiato la scena del sesso, una scena di sesso tra Ardyn e Tessa, mentre questa è una lettura live del capitolo, se non sbaglio, 19. Se non sbaglio 19. Aspetta. No, 18. Sì, 18. Dove qui Tessa, fammi vedere se è giusto.
Sì, ma rivela ad Ardyn che ha baciato una persona in discoteca. E questa la sentirete completa, credo, dopo, naturalmente dopo quella che uscirà, cioè della scena di sesso tra Ardyn e Tessa. Dopo quella. Naturalmente qui non c'è Barone, quindi non sentirete la sua voce, ma sentirete diciamo, tutto il parlato di Tessa. Faremo una cosa breve perché non posso farvi sentire tutto, se no dite che palle. Solo la parte di Tessa, qualche così pensiero, per farvi capire anche com'è. Quindi naturalmente io lo ripeto, le stesse battute le ripeto un po', quindi adesso vedrete. Bene? Iniziamo. Sento accelerare i battiti del cuore e mi rimprovero di avergli permesso di aiutarmi. Come mi hai trovata? Ti ha dato il numero della mia stanza? Non possiamo andare avanti così. Non possiamo andare avanti così. Insomma, non puoi continuare a fare battute e a comportarti come un amico. Perché non fa bene né a me né a te. Perché non fa bene né a me né a te. Perché non fa bene né a te né a me. Sì che è vero. Sì che è vero. Te ne vai, per favore. No, non lo sapevo. Avevo bevuto. Per tutta la sera non ho saputo cosa stavo facendo. Da quando ho baciato quel ragazzo e quando ti ho lasciato entrare. Niente, io... È successo e basta, ok? E io e te non stiamo neppure insieme. Non esiste la tua Tessa. Non esiste la tua Tessa. Non esiste, Ardyn, la tua Tessa.